Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Questo è finalmente il video speciale 500 iscritti, in realtà oggi siamo a 512 e vi ringrazio infinitamente perché non sapete quanto siete diventati importanti per me. Scegliere l'argomento giusto per questo video speciale da una parte è stato difficile, ma da una parte è stato semplice perché c'è un argomento che mi ronza sempre in testa dall'inizio e che penso sia l'argomento giusto per festeggiare un traguardo come questo, perché sempre di un traguardo si parla. Infatti oggi vi vorrei parlare di quel momento in cui si passa dall'essere uno studente in pittura, dove per studente si intende banalmente uno che studia per dipingere, quindi non uno studente di una scuola d'arte, all'essere un pittore a tutti gli effetti. È bizzarro perché ultimamente sono successe tantissime cose. Da quando ho deciso che questo sarebbe stato l'argomento giusto, ho incrociato tante cose che in qualche modo hanno arricchito il contenuto che volevo portare sul canale. Ho fatto diverse riflessioni per questo video, anche perché la cosa che più mi capita con gli studenti, con i colleghi, è che quando parliamo magari viene fuori che alcuni di loro pensano di non avere mai abbastanza tempo, abbastanza appoggio, abbastanza soldi per riuscire a fare quello che vogliono, perché c'è sempre qualcosa di più importante, perché ogni volta che si mettono in testa di iniziare un progetto qualcuno li interrompe, perché a meno che tu non viva di rendita in qualche modo ti devi sostenere e anche economicamente, e poi alla fine sembra che tutto passi e che sia quasi stupido pensare di poter raggiungere un obiettivo quando va tutto storto. Vi voglio raccontare la mia esperienza, per quanto per me sia strano farlo, perché anche io spesso mi sono sentita un personaggio secondario nella vita di qualcun altro, non la protagonista della mia vita. E quindi so quanto può essere frustrante a volte pensare ma la vita degli altri va sempre bene, ma a quelle persone va sempre tutto dritto, come posso io pretendere di ottenere qualcosa quando invece per me non è assolutamente così? Ma in realtà mi ha fatto sorridere perché in questi mesi io spesso mi sono sentita dire ma tu sei fortunata, ma tu fai così, ma io vorrei essere te, eccetera, eccetera. Quando in realtà, detto tra di noi, che siamo amici, questo anno per me è stato un anno veramente, veramente difficile. Chi mi segue da tanto tempo avrà notato che c'è stato un lunghissimo periodo in cui io non ho postato. Non ho postato perché chissà cosa stavo facendo di grandioso. Erano successe tante cose pesanti. E quello che voglio dirvi io è, il consiglio che voglio darvi io è, prima di mollare quando siete veramente nel buio più totale, provate a fare quell'unica cosa in cui, quando vogliamo, siamo tutti bravi, siamo tutti capaci di farlo. Perché io quando ero nel buio più profondo quest'anno ho deciso di fare quell'unica cosa che so fare bene, cioè alzare la testa. E ho ricominciato a postare e oggi siamo arrivati a 500 e chi me lo doveva dire? Chi mi doveva dire che avrei ricominciato quando di nuovo qualcosa mi stava fermando? E per fortuna direi ho ricominciato. E vi sto facendo questa premessa perché voglio che questa sia un'introduzione all'argomento principale del video, perché sempre in questo periodo in cui aspettavo di registrare mi sono imbattuta in un discorso di Crepè che riprendeva a sua volta un discorso di Pasolini e parlava del dolore. Io vorrei proprio sdoganare il concetto di dolore, di difficoltà, eccetera, perché veramente a volte abbiamo paura di questo tipo di emozioni, abbiamo paura che delle cose storte nella vita e pensiamo che debbano per forza essere dei limiti, ma in realtà non sono dei limiti. Tutto sta nel modo in cui li facciamo fiorire. Se
Com'era quel modo di dire? Non mi ricordo chi l'aveva scritto. Che se il tuo dolore ti ha trasformato in una persona cattiva, allora lo hai sprecato. Ecco, io penso che sia praticamente lo stesso. Crepè diceva, sempre in riferimento alle parole di Pasolini, che Pasolini disse una cosa del tipo: il problema non è cadere da cavallo, ma è rimanere imbrigliato nelle staffe. E questo è vero. E tra l'altro è un'immagine fortissima proprio a livello emotivo, se uno ci pensa. Poi sono andata a cercare l'intervista originale di Pasolini e lui spiega proprio questo, che lui nell'arte, adesso ve lo dico un po' a parole mie perché non mi ricordo ovviamente esattamente le parole precise, ma lui diceva che nell'arte non era mai stato uno di quelli che stanno maestosamente a cavallo, no? E portano avanti la loro arte in quel modo, con sicurezza e con sempre nel modo giusto. Piuttosto era uno che cadeva sempre da cavallo e che ha vissuto la sua vita artistica venendo proprio trascinato perché era rimasto incastrato nelle briglie. E nonostante questo, ragazzi, ha fatto delle cose grandiose, cioè è una delle personalità più importanti, no? Sia nel panorama italiano che fuori dal panorama italiano. E credo fermamente che questo debba esservi di stimolo per pensare, quando le cose si fanno veramente difficili, da un punto di vista della salute, da un punto di vista emotivo, da qualunque punto di vista, può essere che quell'esperienza ci serva per motivi inaspettati. E qui arriviamo alla nota dolente e vi racconterò come io ho fatto la digievoluzione da studentessa di pittura a pittrice. Premetto che io ho sempre avuto un rapporto particolare con la mia emotività. Non sono mai stato un tipo particolarmente bravo a mostrare i propri sentimenti con fluidità, quantomeno per un certo periodo della mia vita. Anzi, quando ero più piccola, più mi succedevano cose negative, più io mi autoaddestravo a censurare qualunque tipo di reazione negativa. Avevo questa convinzione che nessuno dovesse mai vedermi piangere e quindi alla fine avevo un po' finito per censurare anche i sentimenti positivi, nel senso non riuscivo a dimostrare quello che volevo, né nel bene né nel male a un certo punto. Il modo in cui io veicolavo la mia emotività era l'arte. Io disegnavo sempre, continuamente, qualunque cosa per me si trasformava in un disegno. Non didascalico, perché poi magari erano cose che non c'entravano apparentemente niente, ma dentro di me l'arte era sempre collegata a quello che facevo. Poi in quel periodo suonavo, cioè c'era sempre un modo artistico per veicolarlo. E così è stato anche in accademia, quantomeno all'inizio, perché in accademia a me è successa quella cosa che credo succeda a tanti e di cui mi piacerebbe parlarvi, quindi fatemelo sapere nei commenti, che a un certo punto, a furia di studiare per migliorare, disegnare non mi piaceva più, perché non lo sentivo più quella spontaneità che avevo prima, quando disegnavo e basta perché mi piaceva, il motivo per cui mi ero iscritta in accademia, no? E anche i miei quadri erano fondamentalmente delle riproduzioni di qualcosa che mi piaceva, ma non era una cosa mia, intima. E poi mi ricordo di aver finito il secondo anno e l'ultimo progetto del secondo anno erano dei ritratti di coppie famose. Sì, magari Yoko Ono e John Lennon mi piacevano, magari mi piacevano Jim Morrison e Pamela, magari mi piacevano Patti Smith, Robert Mapplethorpe o Kurt e Courtney Love, ma non ero io, cioè nel senso sì, mi piacevano, ma non era una cosa che esisteva perché esistevo io. Loro esistevano a prescindere da me. Il terzo anno invece, studiando in accademia e avendo anche a che fare con l'arte contemporanea, avevo iniziato un progettino un po' più stuzzicante da questo punto di vista, perché avevo un po' capito come funzionava razionalmente l'arte contemporanea e quindi volevo fare un progetto che fosse spendibile nel mercato dell'arte contemporanea. E
era sempre un qualcosa di razionale. Cioè avevo preso delle foto che non avevo scattato io, erano però delle foto appartenenti alla mia famiglia e avevo fatto questo progetto pittorico. E c'era sempre qualcosa di spensierato però in quello che facevo, nel senso negativo però del termine, nel senso che per quanto io mi sforzassi di farlo somigliare a me, era appunto una forzatura, cioè nel senso non faceva realmente parte di me. E questa era una cosa che rendeva i quadri mere riproduzioni di qualcosa. Poi, un orribile giorno, è successo qualcosa che ha sconvolto completamente la mia emotività. Di punto in bianco, il cuore di un mio amico si è fermato. E avevamo la stessa età, avevamo gli stessi obiettivi artistici, avevamo le stesse passioni, condividevamo tutti i nostri pensieri artistici ogni giorno. E anche quel giorno in cui ho scoperto cosa era successo, ero proprio andata lì per scrivergli la orribile cosa dei social è che si condivide tutto in tempo reale. Io così ho scoperto cosa era successo. E questa cosa mi sconvolse completamente. Era stato come se avessero mitragliato una botte. Cioè io perdevo acqua da tutti i pori, cioè nel senso era come completamente impazzita. La mia emotività non riuscivo più a tenerla ferma e mi ricordo di aver iniziato a piangere tutte le lacrime, credo di non aver mai pianto nella mia vita da un certo punto in poi, e non riuscivo a smettere, non riuscivo a controllarla. E soprattutto mi era successa una cosa che non mi era mai successa in vita mia, che adesso razionalmente riesco a capire perché mi era successa, perché appunto anche lui aveva le stesse ambizioni mie, condividevamo la stessa passione, avevamo la stessa identica età e non doveva succedere quello che è successo. Ma ogni volta che io prendevo in mano una matita o un pennello, vomitavo. E non è un modo di dire avevo la nausea, no, io vomitavo, stavo malissimo e mi ricordo che stavo iniziando la sessione degli esami. Tra l'altro, quando l'avevo contattato quel giorno era proprio per fargli vedere le stampe di incisione che avevo preparato, quindi il pensiero di fare incisione, cioè l'esame di incisione, ragazzi, avevo un botto, cioè avevo il caos dentro in quel momento. Poi dovevo anche consegnare un ritratto e mi ricordo che tutto coincideva in quel periodo e io non c'ero, ero completamente persa emotivamente parlando. Tant'è che poi io, per fortuna era la sessione di giugno, quindi l'ultima sessione prima della pausa, mi sono dovuta fermare. Mi sono fermata, ho passato tutta l'estate senza disegnare e vi ripeto, per me disegnare era l'unico vicolo in cui riuscivo a gestire le emozioni, quindi non disegnando mi trovavo tutta questo magma di cose, di emozioni che mi esplodevano e che non sapevo come gestire, perché non potevo più gestirle a modo mio in quel momento. E mi ricordo che qualunque cosa io facessi, in qualunque posto io mi trovassi, con qualunque persona io mi confrontassi, avevo la perenne sensazione, io mi sentivo così, provo a descrivervelo. Era come se io fossi dentro un cubo di cemento con le pareti piene di muffa, con l'acqua sul pavimento, una sensazione proprio opprimente, angusta, un disagio totale. Io mi sentivo perennemente così. Qualunque cosa facessi, anche quando gli altri mi vedevano ridere, io mi sentivo così. E non mi ricordo esattamente come mi è saltata in mente questa cosa, ma un giorno ho chiesto a una mia amica, una mia collega dell'accademia, se poteva per favore posare per delle foto per me. Era una cosa che non avevo mai fatto e ancora non sapevo neanche bene cosa farci con quelle foto, però sapevo di doverle fare. E per quanto io volessi che quell'esperienza fosse quanto più seria possibile, ovviamente immaginate due ventenni che si mettono a fare delle foto in una vasca da bagno scivolosa, cioè in realtà è stato molto ridicolo. Per il fatto che nonostante questo
che comunque era anche abbastanza normale, e io stavamo facendo una cosa per la prima volta, e quando fai una cosa per la prima volta non sai come si fa, cioè è tutto un tentativo. Quindi abbiamo fatto queste foto, ma poi quando sono rimasta da sola con quelle foto, le ho rielaborate e ho tirato fuori quello che effettivamente erano delle sensazioni che avevo bloccate dentro di me. E per la prima volta dopo mesi il mio corpo non ha reagito in quel modo, cioè non ho vomitato, ma ho iniziato a piangere. Mi ricordo che io ho dipinto i primi 2 quadri di quella serie piangendo tutto il tempo. E mentre li realizzavo, non sapevo bene cosa stesse succedendo, perché ripeto, era la prima volta. Sapevo che stavo facendo qualcosa, ma ancora non sapevo cos'era effettivamente che stava succedendo. Sapevo che io non avevo mai dipinto in quel modo, non avevo mai sentito in quel modo quello che dipingevo. Non sapevo dargli un nome, ma sapevo che era giusto. Sapevo che ero io quello che stavo dipingendo. Per la prima volta. E quando io ho finito questi quadri, in realtà questi quadri non gli ho mai dato un nome, ma sono stati veramente l'elaborazione di un lutto, erano delle fasi che io ho provato, anche se non sapevo né che esistesse l'elaborazione del lutto, niente di tutto questo, è stato fatto proprio in maniera del tutto inconsapevole. E ce n'erano 2 in particolare di quei 4 quadri, perché poi sono stati 4 quadri in cui io mi riconoscevo completamente. Cioè, anche questo è il bello della prima volta che fai qualcosa, che magari non viene tutto perfetto, ma 2 di quei 4 quadri erano esattamente me. Non saprei che altro aggettivo trovare per descriverli. E quando io ho finito questo progetto sono tornata in accademia perché era ricominciato l'anno e sapevo che il professore si aspettava che io finissi il progetto di quelle vecchie foto, ma quel progetto per me non esisteva più. Cioè io avevo finalmente subito un cambiamento totale. Io gli avrei portato questa serie di quadri che io ho intitolato, ho dato un titolo generico al progetto, Quello che non ti ho detto. Questa è la prima volta che spiego quello che non ti ho detto, perché io non spiego mai i miei quadri. Siete i primi, mi sa, a sapere perché si chiamavano così. Portare quei quadri in accademia per me è stato molto imbarazzante, non perché erano dei brutti quadri, ma perché cioè io gli avrei mostrato le mie budella in qualche modo, era una cosa completamente diversa per me da quella che avevo fatto fino a quel momento. E mi imbarazzava il pensiero che il professore vedesse qualcosa che per me era proprio palese. Quindi porto i dipinti al professore, il professore li guarda. Cito quasi testualmente perché certi momenti non te li scordi, ragazzi, è stata una cosa del tipo: mamma mia, Marina, ma che sono questi quadri, Madonna? Che cos'è questa? Tutta sta depressione? Questa qua che cos'è? Una ragazza violenta? Ah, poverina, qua il ragazzo l'ha appena picchiata nell'angolo. Ma che cos'è, un video di Avril Lavigne? Ragazzi, io non so descrivervi che cosa ho provato in quel momento mentre lui parlava in quel modo, ma mi ricordo di aver pensato, mentre lui continuava a dire questa cosa, perché l'ha ripetuta per un bel po', mentre io mi stavo proprio alienando da quello che stava succedendo, perché veramente, per come stavo male, non so come avrei potuto reagire se avessi reagito, ma lui continuava a dire: ah, questi quadri non vanno bene, poi mi obiettò cose del tipo: questi quadri sono troppo belli e non vanno bene. Questo perché questo è uno di quei professori di cui vi parlavo, non mi ricordo in che video, che sono fermi agli anni 70 e sono convinti che l'arte contemporanea deve avere necessariamente un'estetica brutta per funzionare, che è surreale, che è proprio fuori da ogni senso artistico e
dà ogni senso e basta. Ma comunque, io mi ricordo che per quanto io veramente aspettassi i confronti con i professori da sempre, dal primo anno, dal primo momento, perché volevo migliorare, io a quel momento l'unica cosa che ho pensato è stata: togli i tuoi luridi occhi dai miei quadri. Il fatto che lui stesse continuando a guardarli e a disprezzarli faceva schifo, ragazzi, non so dirvi che sensazione orribile io ho provato, perché per la prima volta non ci sarebbe stato santo che poteva dirmi a livello concettuale che quei quadri non andavano bene. Io avrei accettato una modifica, non lo so, tecnica, una critica costruttiva, ma quella era una cosa talmente vuota e talmente cattiva, perché veramente è stato detto con scherno, è stata un momento terrificante, ragazzi, e amplificato ancora di più da quanto fossero importanti ed emotivamente importanti quei quadri per me, che io là ho pensato solamente che se mai io avessi avuto l'onore di essere l'insegnante di qualcuno, mai avrei fatto una cosa del genere. Quello sarebbe stato per me il modello di professore da non seguire mai nella vita. Perché se io fossi stata una persona diversa, non dico più fragile, non dico niente, diversa, una cosa del genere avrebbe potuto ammazzarmi in quel momento. Invece non l'ha fatto. E anziché andare a nascondere quei quadri sotto la sabbia, io li ho portati in mostra. La prima mostra che ho fatto con uno di quei quadri è stata una mostra fatta con il primissimo di quei dipinti, che era il primo realizzato. L'avevo portato in mostra in una galleria di Catania molto conosciuta, molto importante, centrale, insieme ad altri 2 quadretti che non c'entravano però con il progetto, quello che non ti ho detto. E durante il vernissage della mostra io mi ricordo che è arrivato uno degli altri ragazzi che esponevano con me, che a un certo punto mi fa: Marina, scusami, ti posso rubare 5 minuti? C'è una ragazza di là che sta piangendo e che ti vuole conoscere. Io tipo shock, in che senso sta piangendo e mi vuole conoscere? Ma prima era qua, l'ho visto io, mi fa, davanti ai miei occhi, ha guardato il tuo quadro, è rimasta imbambolata e a un certo punto ha iniziato a piangere e mi ha detto che ti vuole conoscere. Questa ragazza che poi appunto ho incontrato era più grande di me, era una persona che io non avevo mai visto. Mi ha guardato con gli occhi, non so neanche descrivere che emozione ci fosse nei suoi occhi, e mi ha chiesto subito: ti posso abbracciare? Ragazzi, credo che quello sia stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita e lo sarà sempre. E mi dice che la sua anima aveva bisogno di vedere quel quadro, perché lei si sentiva esattamente come il soggetto di quel quadro e finalmente si era sentita capita. Un'altra mostra soltanto ha avuto i quadri della serie Quello che non ti ho detto, e anche in quell'altra occasione una signora che non conoscevo fa: io lo so cosa hai dipinto in questo quadro, il secondo quadro tra l'altro, vi ripeto, i primi 2 io li ho sentiti particolarmente adatti a quello che volevo rappresentare. Mi fa: io lo so cosa hai rappresentato qua. Questa è quella sensazione che tu provi quando hai pianto così tanto e hai talmente tanto mal di testa che allo stesso tempo provi quasi un senso di pace. Io pensavo: come cacchio lo sai? E anche là la signora si è messa a piangere. Cioè, ragazzi, io là ho capito che quando tu dentro di te lo sai che hai fatto qualcosa che fa la differenza, lo devi difendere, non importa quello che diranno gli altri. E tutto questo discorso che io vi faccio, questo racconto che io ho scelto di condividere con voi, nonostante non sia semplice come potete immaginare, è per dirvi che è più facile vendere un disegno di Zendaya, è più facile vendere il dipinto fatto in 5 minuti, è più facile dipingere alla prima
è più facile dipingere così come ti viene un soggetto preso su internet, ma concedetevi il dono di dipingere voi stessi, di rischiare, anche di sbagliare. E lo so che pensate che è complicato spesso, che magari a nessuno frega quello che voi avete da dire, ma vi posso assicurare che così non è. Perché i quadri che noi creiamo quando li sentiamo veramente da un punto di vista emotivo, ci passano attraverso, cioè noi siamo soltanto un mezzo. Non puoi sapere quanto una persona abbia bisogno di quella cosa che esce da te. Prendi il tuo dolore e coltivalo, prendi la tua emotività, prendi te stesso e coltivalo, non avere paura di tirare fuori quello che sei. Non importa quanto agli altri piaccia o non piaccia, quanti professori stronzi incontrerete o persone inopportune incontrerete, perché quando arriverete a trovare voi stessi avrete comunque fatto la cosa giusta e le cose cambieranno completamente. L'approccio all'arte che avrete da quel momento in poi cambierà tutto, completamente tutto, e dovete concedervelo. Prendete qualunque artista nella storia dell'arte, pensate al momento in cui ha fatto il cambiamento, l'evoluzione da studente a pittore. Prendete anche Monet. Quando è che Monet ha fatto il passaggio e ha creato quello che poi sarà l'impressionismo? Nel momento più buio, nel momento più difficile. È nei momenti di buio che riusciamo a vedere la luce, ragazzi. Quindi non bisogna avere paura del buio e non bisogna avere paura di incontrare se stessi. Io spero che questo video vi sia stato di ispirazione, vi sia stato come punto di partenza per delle riflessioni personali. Spero che vi incoraggi a trovare voi stessi. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!